Eccoci oggi con il nostro ospite Agostino Cacciabue. Ciao Agostino. Ciao Gianluca. Tutto bene? Sì, grazie. Fa piacere. Una bellissima giornata qua in Sardegna. Meraviglia. Spero di potervi venire a trovare presto. Sarebbe bellissimo. Veniamo subito a noi perché abbiamo poco tempo. Queste interviste saranno piuttosto brevi. Quindi io ti pongo subito la prima domanda che avrei pensato. Visto che la marionetta è una tecnica molto sofisticata che ha a che fare con la meccanica, con la costruzione, con la sperimentazione continua, come sei arrivato a dedicarti alla tecnica, all'arte della marionetta a filo? Io ci sono arrivato per puro caso, perché ho iniziato con i burattini a guanto, lavorando in baracca, e ho frequentato un corso gestito da Otello Sarzi alla Civica Scuola d'Arte Drammatica del Piccolo di Milano, e poi di lì ho collaborato col Teatro Otello Mangiafuoco, e fino ad arrivare poi nel 93 a fondare il Teatro Tacis. In quegli anni 90 c'erano delle critiche molto feroci agli spettacoli, tra i colleghi ci si trattava molto male, e quindi io mi sono ritrovato così a scoprire di avere dei limiti nella scrittura teatrale per burattini e marionette. E allora mi sono guardato intorno nel tentativo di colmare questa lacuna, e ho visto tramite l'Unime Internazionale che c'era un corso in Germania per affrontare la tecnica costruttiva delle marionette a fili, gestita il corso da Albrecht Roser, un marionettista di Stoccarda. E allora io lo contattai e gli chiesi se affrontavano anche la problematica della scrittura. Lui mi disse di sì. E allora partì, è stato un mese a Stoccarda, full immersion con le marionette. Parlavamo in inglese e può darsi che abbia capito male, perché Albrecht Roser mi disse: Agostino, secondo me tu hai una marcia in più con le marionette a filo, non lasciarle. Può darsi che mi abbia detto: Agostino, smetti, ma parlando in inglese io ho capito, continua, e così ho fatto. E devo dire che eravamo in 7 o 8 in questo corso, c'erano 2 ragazze americane, 2 tedesche, un ragazzo sloveno, una ragazza della penisola scandinava, e devo dire che comunque avevo un feeling particolare con queste marionette. Mi ci sono trovato subito a mio agio, e di lì non l'ho più lasciato. È nato così. Ottimo. E allora a questo punto chiedo, dato che hai questo feeling, quindi probabilmente anche un tipo di pensiero molto legato alla meccanica, alla fisica, alla costruzione, alle proporzioni, alla logica, chiedo come, visto che noto che le tue marionette sono una diversa dall'altra, sono completamente differenti sia nella struttura del marionetta che nel bilancino, come ti approcci quando devi costruire, inventare, perché alla fine è un'invenzione che ogni volta inizia da capo, quando devi inventare un nuovo bilancino per una nuova marionetta con delle nuove meccaniche. Sì. Io credo di aver avuto una grande fortuna, quella di incontrare Albrecht Roser, questo marionettista tedesco, perché secondo me lui mi ha messo su un'autostrada e mi ha dato i suoi principi aperti, no? Alcune regole importantissime. E lui ci ha fatto ragionare sul fatto che un corpo appeso ad un filo solo, io ho un controllo che è di tipo il pendolo, lo faccio ondeggiare, ma ho un controllo molto precario sull'oggetto sospeso attraverso il filo. Se io gli metto 2 fili, uno da un lato e uno dall'altro di una sfera, muovendo i 2 fili mi permette questa rotazione. E già il controllo è migliore. Ma se io metto 3 fili ad una sfera, questa sfera dall'alto con un piccolo bilancino, io la controllo e fa quello che dico io. Può guardare in alto, può guardare in basso, girare a destra, girare a sinistra. E io ho sempre applicato questo principio. E le mie marionette, con ogni elemento sospeso, la testa, il busto, il polso con la mano, creo 3 punti e vado sempre viaggiando con questi 3 punti e mi riporto al spasso per realizzare quello che sono le mie marionette. E poi sempre Albert Roser suggeriva: se te ne accorgi che 2 bastano per quello che devi fare,
non sei costretto a metterne 3. Togli pure quel filo che è in più, perché nell'economia dei fili che ci sono a disposizione, se non ti serve lo puoi eliminare. E comunque c'è un continuo dialogo proprio tra la progettazione del bilancino in alto e la marionetta sotto. E io continuo ad andare dalla marionetta al bilancino, poi dal bilancino alla marionetta. Nella è un continuo dialogo, è come una sorta di risonanza tra entrambe le due situazioni, che devono entrare in relazione. Quando ci riesci, hai trovato la strada giusta per realizzare il tuo progetto, insomma, ecco. Poi, perché... come ci arrivo a pensare a un progetto, una marionetta, lì le strade sono veramente infinite, insomma, dalla lettura di una storia, un'idea. Sicuramente io, anche se brevi, piccole o senza parole, prediligo la storia. Perché secondo me una piccola storia ti salva dal virtuosismo. Ritengo che il virtuosismo sia un vicolo cieco, cioè nel senso che alla fine puoi prendere l'attore che si muove meglio della marionetta. Invece, se tu hai una storia da raccontare, anche se breve, piccola, è pur sempre una storia, e quindi ti mantiene lontano da quel pericolo, perché la storia vince, il racconto della storia vince sul virtuosismo, tra virgolette, non so se... Sì, capisco, perché poi la marionetta, essendo comunque un oggetto meccanico sofisticato, tende un po', mi rendo conto, a portare anche in quella direzione, magari del virtuosismo, per cui magari parte in secondo piano una storia che invece, come dici te, è poi quello che che arriva a chi sta guardando, perché chi sta guardando spesso magari è ignaro della complessità meccanica dell'oggetto, ma quello che percepisce è l'emozione e la storia che arriva. Anche perché credo che questo aspetto della complicazione meccanica è una dinamica nostra, dei costruttori. Sì. Cioè noi alla fine facciamo del teatro, quindi o c'è un evento teatrale sotto con la marionetta, o altrimenti è come quando uno va a comprarsi un pittore che pensa di aver fatto un quadro comperato i colori e pennelli e la tela bianca. Il quadro è ancora tutto da fare, soltanto agli strumenti. E la stessa cosa accade a noi con le marionette. Bellissima questa immagine del pittore. Allora ti chiederei, visto che rimane qualche minuto, se hai piacere di mostrarci un po' delle tue creazioni, e magari qualche costruzione, qualche meccanica, qualche particolare di cui ti senti particolarmente orgoglioso e soddisfatto. Allora, uno secondo me una cosa che è importante è la camminata, perché ho avuto la fortuna di seguire un'intervista a Ugo Tognazzi e gli chiedevano lei quando deve costruire un personaggio da cosa parte? E lui dalle scarpe. Perché le scarpe, se sono un paio di scarponi, se sono con abiti del Settecento, le scarpe col tacco, impostano chiaramente la postura fisica, cambiano la voce e costruiscono il personaggio. E allora da questo punto di vista, per me la camminata delle marionette ritengo sia un elemento importante. E quindi ogni mia marionetta ha una sua camminata che lo caratterizza, come secondo me ognuno di noi ha la sua camminata. E anche qui mi ricordo di un grande mimo sulla Rambla a Barcellona. Questo è un vecchio ballerino di tip-tap che col suo bastoncino avanza lentamente, ma nonostante l'età ha ancora dei piccoli guizzi e riprende agevolmente a ballare, e nonostante l'età riesce anche a fare una spaccata. La marionetta della quale ne sono orgoglioso, se ho ancora tempo. Sì. Si è agganciata da qualche parte, non capisco dove. Eccolo qua. E questo uccellino. Delizioso.
Se ci fosse una pozzanghera d'acqua... Sembra vivo. Bellissimo. Ecco, secondo me la cosa che io ritengo la marionetta più riuscita, perché io credo di non fare quasi nulla con la mano. Se voi anziché guardare l'uccellino in fondo, guardaste quello che fanno le mie mani, sono dei movimenti minimi, quasi impercettibili, che comunque hanno una resa, secondo me, notevole in chi si concentra e guarda l'uccellino. Alcuni mi hanno ringraziato dicendomi che era vivo. Questo è stato, no? Sì, sì, ma sembra vivo, è pazzesco. Pazzesco Però è... sempre anche Stroser diceva che l'importante è non essere vittime di quello che noi crediamo, ma avere lo spazio e la possibilità di concentrarci e proiettarci con le intenzioni dentro la marionetta. Ed è quello che io cerco di fare nel mio lavoro. A volte ci riesco, a volte no, a volte rimango sospeso a metà strada. Pazienza. Certo. E se vuoi farci vedere qualcos'altro, abbiamo ancora 2 minuti, se è piacere. Allora, qui siamo, questo spazio, noi siamo ospiti di un teatro, che è il Teatro del Segno, e questa vi faccio vedere, faccio vedere il Fakiro. Era una marionetta del nostro nuovo spettacolo che stiamo allestendo. Ecco, per esempio, questo Fakiro, la cosa che dicevo sulla camminata, anche lui è un elemento importante del nostro nuovo spettacolo, perché è una storia di 2 marionettisti di una certa età che per causa di forza maggiore sono costretti a stare chiusi nel loro laboratorio e devono provare e riprovare, con 2 caratteristiche diverse. La figura maschile, Filippo, è più un perfezionista, va alla ricerca della perfezione, della precisione. Invece la figura femminile, Gaia, ha un'altra sensibilità. Lei è più attenta alle emozioni e quindi scopre che un difetto di Pranus, una imperfezione, può diventare una caratteristica tipica del personaggio e quindi convince ad abbandonare la ricerca della perfezione Filippo per accettare l'unicità che è la sua caratteristica. Dell'imperfezione. Sì. Bellissimo, bellissimo. E questo è lo spettacolo nuovo che come titolo provvisorio è il filo e permette diversi spazi, dal filo della vita al filo delle marionette, a questa giornata che noi trascorriamo all'interno del nostro laboratorio con un tempo sospeso, dilatato, che ci permette di riflettere sulla quotidianità e anche di sognare che il nostro sogno è quello di riprendere a volare. Grazie, io Agostino ringrazio per averci dedicato questo tempo, aver condiviso la tua esperienza di costruttore, di teatrante con noi e con chi vorrà seguire queste piccole interviste, questa piccola rubrica, e spero di vederti presto dal vivo, di persona, appena si tornerà un po' a viaggiare e a spostarsi. Grazie Agostino. Grazie a voi per avermi contattato e mi è fatto molto piacere uno scambio. Capita raramente di avere uno scambio di pareri su questo nostro lavoro. Quando succede è piacevole. È sempre piacevole. Quindi, grazie a voi e salutami tutti e buon festival. Grazie, grazie mille. Ciao. Ciao.